Salve a tutti! Volevo dirvi che sono riuscito a sistemare il laboratorio, ma adesso ho evidentemente bisogno di un tavolo, quindi... Qui manca una vite. Servirebbe... Hello! Not good. Non so se va bene così. Qua così? Sembro più serio? Non mi piace tanto il colore. Probabilmente lo vedrete cambiare nel corso del video, così a casaccio. Così. Probabilmente non sarà l'unica delle cose che cambierà nel corso del video. Ora ci siamo. L'ultimo video vi avevo detto che ero bloccato completamente, ma il mio blocco era molto più profondo di quello che credevo. Non pensavo davvero di essere bloccato così tanto. Comunque sarà capitato anche a voi di bloccarvi in qualche situazione, soprattutto magari in quelle creative. E vi volevo portare con me in questo viaggio che sarà quasi un'odissea, perché scaverò davvero nelle vere motivazioni. Sono un po' sovraesposto. Quindi se la cosa vi può interessare, pure voi siete trovati nella stessa situazione, prima di tutto fatemi sapere voi come avete risolto sotto nei commenti, ma soprattutto vi farò vedere delle soluzioni che ho adottato qui e del percorso con il quale ci sono riuscito ad arrivare. Quindi il principio di tutto è l'esigenza che abbiamo, quindi di fare qualcosa, pensare qualcosa e ci blocchiamo. Non abbiamo quell'attrezzatura per fare un determinato lavoro, non riusciamo fisicamente a fare quella cosa o non abbiamo semplicemente i materiali per poter fare quella cosa. Qui le soluzioni sono semplici: se non abbiamo i materiali li compriamo o li troviamo, se non abbiamo attrezzi spesso e volentieri noi maker ce li costruiamo, oppure la bestia oscura è il blocco mentale, quindi il peggiore. Non lo so se vi ci siete mai trovati, ma avere il blocco del foglio bianco. Quindi avete questo foglio bianco e non sapete da dove partire. Spesso si dice partite e poi verrà la soluzione, ma non sempre è così. Perché di solito io non ne risento, però cerco di tirare avanti. Però questa volta proprio mi sono trovato in una situazione bruttissima in cui non sono riuscito, cioè blocco totale. Il fatto di avere questa macchina nuova pure mi ha bloccato, perché è una macchina nuova, passare da un action cam, per quanto io abbia studiato fotografia, a una fotocamera manuale, perché io la uso tutta in manuale. Questa è la Sony ZV-E10 Mark II, ok? Magari se vi fa piacere un giorno ve ne parlo. Male, molto male. Avere questa, per me è una Ferrari, magari per qualcuno è una merdina, però per me è una Ferrari, e non sapere che cazzo fare, principalmente quello. E anche questa volta, come sempre, sono partito a lavorare con le mani, quindi a pulire il laboratorio e a riprendermi, semplicemente. Ma con scarsi risultati, tant'è che tutte queste clip che magari starete vedendo in cui parlo, ma facevano schifo. Si vedeva che non... anche perché, si vedeva che non era... punto. Si vedeva punto. Anche perché poi lì ero ripartito come al solito a far partire le mani, ma questo non era il caso di far partire le mani, pulire, mettere a posto e cercare di una soluzione per sistemare il laboratorio. Non era quello. Prevalentemente ero bloccato. Totalmente. Questo laboratorio è, da quando è nato, abbiamo comprato casa nel 2019, è frutto di numerosi errori. Quindi ve li farò vedere
e vi mostrerò come li ho superati adesso. Sarà interessante vedere le soluzioni poco convenzionali che ho adottato, spesso riciclando, cioè no spesso, quasi tutto riciclando, e facendoci anche un ragionamento sopra. Quindi adesso questo video si trasformerà in un altro video, ma penso che uscirà, non lo so chi uscirà prima. Quindi adesso registro l'intro dell'altro video, cioè quello che andrò a girare nel fine settimana di un viaggetto col camper. Quindi iscrivetevi se vi interessano anche questi temi viaggereschi. Quindi... Ebbene sì, ho finito. Tutto finito. Insomma, il video finisce qua. Ciao, ciao, ciao. No! Non andate via, che se no YouTube mi ammazza il canale, le metriche e tutto il resto, come se già non ci penso io da solo a farlo. Ma adesso veniamo nel concreto a cosa ho fatto qui in laboratorio. Però prima una piccola precisazione, come potete vedere da qui, questa luce è di diverso colore di tutte le altre perché come un deficiente ho comprato 5000K. Eccolo qua, non so se si legge. Probabilmente la rifarò, ne ricomprerò un'altra e questa la venderò. Se volete ci sono 4,5 metri, la vendo a 20 euro su Subito, vi lascio il link qua sotto. Approfittate di questo momento d'oro! Bene, allora io dovevo cambiare qualcosa qui in lab, sicuramente, perché la situazione era diventata davvero ingestibile. E quindi arrivati a questo punto mi sono messo a pensare. E stavo là con sto cazzo di foglio bianco in mano a piangermi addosso, insomma. E sinceramente con questo foglio in mano ci ho passato parecchio tempo. Non riuscivo a uscire da questo diamine di blocco, ma per uscirne ci sono generalmente due modi, appunto, come dicevo prima. Uno facile, cioè quello di iniziare a fare le cose, ma in questo caso iniziare a fare le cose a casaccio non mi avrebbe portato da nessuna parte, come ho già detto, perlomeno non nel lungo periodo. Quindi, dopo circa un'ora di interrogativi davanti a questo foglio bianco che mi ha messo di fronte alle motivazioni, a tutta una serie di blocchi mentali che mi ero creato io, ho iniziato a scrollare a cazzo di cane, con questo coso in mano. Scrollare, scrollare, scrollare. Niente di produttivo. Lo so che lo fate anche voi, quindi è normalissimo farlo ed è normale che l'abbia fatto anche io, ma il tempo di utilizzo dei social aumentava e qui i lavori sono andato avanti, ma molto lentamente. E ad operare cose che già abbiamo per un uso diverso, ma non troppo, da quello per cui sono state progettate, in questo caso per esempio dei supporti per chitarra, per tenere gli avvitatori, è una cosa che ho sempre fatto, questa di vedere le cose con un duplice utilizzo. Mi spiego meglio. Una cosa non la uso più, non fa più quello per cui è progettata o comunque non mi serve più per quell'utilizzo per cui è progettata. Quindi inizio a pensare subito a un altro utilizzo che potrebbe avere per la forma e le funzioni che aveva. Per esempio, guardate, vi faccio vedere una cosa. Queste sono delle chiavi per regolare i piedini dei mobili dell'Ikea. Storte così, faccio un buco qui e diventa un ottimo gancio, tipo questi qua. Non so se c'ho una camera che... tipo questi, devo dire ottimi. Costo 0, stavano lì, potevo buttarli, fare rifiuti, e invece... ma non mi rientra più qua, va. Comunque i giorni passavano e i lavori andavano avanti veramente molto lentamente e con molta fatica. Ma un giorno mi è arrivata una mail di Luca De Pazzi, che è uno youtuber che fa contenuti per chi crea contenuti. Mi arriva una mail dalla sua newsletter. E nella mail, insomma, parlava della procrastinazione, del non riuscire ad andare avanti, ed è proprio quello che era successo a me. E devo dire che una volta inquadrato il problema, cioè prima non lo vedevo, non riuscivo a capire, ti illumina il problema e boom! Già, solo questo fatto qui mi ha sbloccato tantissimo. Quindi ecco, io non è che abbia seguito tutti i suggerimenti alla lettera, perché non ne sono molto capace di essere così... Vabbè, ma già solo aver inquadrato il problema con questa mail, grazie Luca tra l'altro, grazie, mi ha permesso di capire qual è il vero problema. Insomma sì, ho capito che procrastinare era soltanto una mia risposta allo stress e non mi avrebbe portato a nulla, se non al vuoto mentale. Per superare il blocco vero servono lacrime e sangue, impegno, serve mettersi in discussione, capire dove stiamo sbagliando, se abbiamo sbagliato, superare i propri limiti, insomma... uscire dalla propria comfort zone. Ci vuole impegno e determinazione per superare un momento di impasse, dire a se stessi di avere sbagliato, di aver fatto qualcosa di sbagliato, nel modo sbagliato soprattutto.
dire a se stessi che è ora di cambiare, non è più sostenibile. Signori della giuria, ammettere di aver sbagliato è difficile, lo capisco, è normale. Ma questo è il bello di essere un essere umano. Essere un essere... Capite? Il bello dell'essere un essere umano, appunto, è che una volta compreso di essere fallaci, comunque di poter fallire un compito o di farlo male, una volta raggiunta questa consapevolezza, siamo persone nuove, riciclate, proprio come le cose che faccio io di solito qui in laboratorio o anche al camper. Io da buon accattone recupero sempre tutto quello che gli altri buttano. Tipo questa ciabatta grande industriale che l'ho trovata in un cantiere, non so neanche che cantiere era, ho chiesto se potevo prenderla, l'ho presa, l'ho controllata, era nuova, la stavano buttando, ragazzi, la stavano buttando, però riciclare non basta, l'ho portata e l'ho messa qui in quella posizione lì dietro, mi sembrava comoda, poi era veloce da fare, mettevo subito 2 secondi e l'ho fatto, ma non era molto comoda, quindi l'ho semplicemente spostata, messa in quell'altro punto lì, molto più comoda per lavorare. Ho comprato 2 euro di presa piatta perché quando tiro fuori il banco sega così non rompo tutto, devo stare meno attento a rompere le cose. Adesso ho una ciabatta che comunque è il top. Anche il cavo che sto installando in questo momento è recuperato. Il cavo era quello avanzato quando l'elettricista mi ha installato il forno di casa, quindi quello regge 5 kW. Io non utilizzerò 5 kW su una ciabatta, ma meglio abbondare, no? E ci attaccherò soprattutto i caricabatterie per caricare gli avvitatori e soprattutto il caricabatterie USB, che oggi come oggi è abbastanza importante. Questo caricatore USB, pagato 10 euro su Amazon, l'ho attaccato sopra così che non si sposta perché è talmente leggero che cadrebbe. È un'ottima soluzione. Soprattutto questo super velcro io ve lo consiglio. Aspetti, ve lo faccio vedere. C'ha l'adesivo 3M e della Scotch. Non so se potete vederlo. È magico. Cioè regge 5 kg. Comunque questo è uno dei tanti errori che ho fatto qui in laboratorio impostando tutto quanto, perché comunque è stato fatto nel corso del tempo frettolosamente, senza avere un'idea precisa di quello che dovevo fare. Stessa identica cosa per un'altra parte del laboratorio, cioè avevo messo quella mensola che ora ho messo lì, l'avevo messa qui dietro al trapano a colonna, che tra l'altro trapano a colonna uso pochissimo, quindi probabilmente lo vendo. Se vi dovesse servire fatemelo sapere qua sotto nei commenti e magari riusciamo a metterci d'accordo, ve lo invio. 50% di sconto. Ricicliamo, roba usata, meglio. Era molto semplice da attaccare, ma tutti i giorni, bene o male, quando faccio dei lavori utilizzo gli avvitatori e gli avvitatori stavano qua, quindi era tutto un vai di qua, vai di là. Ecco, fare le cose a cazzo di cane. Quindi conviene sempre pensare bene a quello che andiamo a installare nel laboratorio, iniziamo a utilizzarlo e poi aggiustiamo la mira, piano piano, come sto facendo io. E ora, visto che adesso sono riuscito a installarlo in un posto comodo, ho pensato pure che tutti questi blocchetti di legno dove infilo le punte dei trapani per tenerle, li ho anche fissati alla mensola, quindi così non cade più nulla, non cade tutto. E addirittura con sono qui più magneti, questi sono magneti delle zanzariere, però i magneti inferriti, e questi sono le zanzariere. Sono riuscito a mettere dei magneti in posizione comoda per tenere pure le spazzole in modo che non cadano e non mi ci faccio male ogni volta. Quindi raga, le cose hanno sempre un duplice, triplice, hanno molti modi per essere utilizzate. L'unico limite che abbiamo è la nostra fantasia, la nostra creatività, il nostro ingegno. E vorrei fare una piccola riflessione con voi. Io con una piccola spesa sono riuscito a migliorare di molto la fruibilità del laboratorio, quindi a migliorare la situazione, a farmi pure venire voglia di fare le cose. Molto spesso qui in casa, riutilizzando tutto quello che ci abbiamo, riusciamo a fare delle cose incredibili anche con una minima spesa. Basterebbe soltanto guardarsi intorno spesso e volentieri per trovare delle soluzioni poco convenzionali, però magari molto migliori di quelle che possiamo comprare. E comunque riusciremo anche a fottere il sistema, perché ci teniamo quei pochi soldini che abbiamo. Chiudo questa parentesi con una piccola massima. Prima di comprare qualcosa, pensateci 3 giorni, se la cosa vi serve, e 3 volte in 3 giorni. Quindi pensateci 9 volte. Spesso e volentieri non vi serve. E ora che avevo costruito tutto quanto, che avevo sistemato un pochino, mi sono costruito anche un accrocco per poter fare le riprese da sopra, che poi alla fine me lo sono rifatto tutto quanto, me lo sono rifatto di legno, tutto fatto bene, perché alla fine col portatelefono vecchio e tutto quanto era molto cheap.
si muoveva tutto e vibrava tutto quanto. E questo è il bello pure di fare le cose da soli, perché se vedete qualcosa, un piccolo difetto in quello che avete fatto, lo potete migliorare molto semplicemente perché sapete come avete fatto quella cosa. E poi alla fine mi sono rotto i coglioni e l'ho rifatto di legno, prendendo i pezzi di quello lì perché vibrava troppo. Adesso vibra, ma molto molto meno. Proprio quello, cioè riuscire a fare le cose talmente personalizzate che sarebbe impossibile trovare qualcuno che ti fa quella stessa cosa così bene. Che poi con sto robo qua adesso potrò fare pure delle animazioni e riprese fighe, quindi... E ora non mi resta che migliorare un pochino tutte le luci qui del lab, quindi ho fatto diffusori con la carta velina su queste due lampade, questa e là ce n'è un'altra, fanno schifo, però spero che si veda che in quest'ultima parte è un pochino più decente la fotografia del video, anzi spero che si sia visto il miglioramento dall'inizio del video ad adesso. Quindi migliorata quella luce qui, questa qui dietro, questa, perché... ma ve lo faccio spiegare. Provo a farvici capire qualcosa. Comunque metteteli sempre questi diffusori perché la lampadina schietta fa schifo. Cambiata da così a così l'illuminazione. Semplice cazzata. Qui ho dovuto metterci della carta velina con colla vinilica naturalmente, perché se no avrei avuto qui, tipo qui sotto, della luce diretta, direttissima, non sarebbe stato buono. Che dire, per ora sono soddisfatto, ma adesso vi faccio vedere dove andrò a mettere quello là. Questo. Quindi migliorata la luce. Sposto questa lampada che avevo creato, se non avete visto il video vi linko quello un pochino montato meglio. Qui, non lo so, qui o qui. Sposto questa lampada che stava qui in mezzo al cazzo, mi rompeva le palle ogni volta che dovevo fare qualcosa, l'ho spostata qui in mezzo, così migliora sia l'estetica del laboratorio che l'illuminazione comunque, perché mi illumina una parte che prima non era illuminata. Non va bene. Vediamo se l'altezza è giusta. Wow, è la più calda, ma sti cazzi. E ora veniamo al punto un pochino focale del video, cioè fare una cavolo di luce qui sopra al lab. Queste luci io le ho volute a 12 volt perché, vi spiego, ho la batteria di una vecchia della Multipla che avevo prima, ce l'avevo qui dentro, cioè ce l'ho ancora qui dentro, cosa che non vi consiglio di fare, non tenete le batterie in casa, io ce le tengo perché sono un cane. Quindi in un prossimo video metterò tutto fuori e vi farò vedere come organizzerò all'uopo un piccolo impianto off-grid. Quindi iscrivetevi al canale se vi può interessare. Come ho costruito questa lampada? Molto semplicemente mi serviva una lampada non ingombrante, che non impicciasse troppo e che illuminasse bene o male tutta la lunghezza del tavolo. Il tavolo qui è lungo, è tutto lungo, non tanto per fare i video, ma più che altro per illuminare proprio fisicamente. Soprattutto ho pensato a questa forma un po' curva, ho preso una tavola un pochino curva perché così riesce a illuminare anche di lato un pochino più in 16 noni, non in 4 terzi, non solo sopra. Ho usato per esempio, sempre perché mi piace recuperare, l'alluminio di un oscurante del camper. L'oscurante che ho smontato, l'ho tagliato, l'ho messo a misura e ci ho messo, per dissipare il calore del LED, l'ho messo dietro. Sarà un accumulatore seriale, ma a me piace così, perché io riutilizzo tutto quanto e volevo che fosse comunque orientabile davanti e dietro. Quindi ho costruito questi cardini in legno, non senza difficoltà, perché il legno, facendoli piccoli, è molto fragile. Perché l'ho fatta io di legno? Perché potevo prendere pure dei cardini, ma se mi si dovessero rompere, se dovessero cambiare le mie esigenze, io appunto posso modificarle e rifarle come mi pare a me. Ci ho messo un interruttore, adesso non ci arrivo, non mi va di premere per farvi vedere, comunque ci ho messo un interruttore, ci ho messo questa qui che era la lampada che stava prima sopra, che illuminava, ma non illuminava un cacchio, però questa è più che altro d'ambiente per i video, comunque un pochino schiarisce questa zona qua, un pochino mi fa vedere meglio questa zona. Sono soddisfattissimo per tutto questo lavoro che ho fatto, perché comunque mi permette di avere un ambiente molto funzionale, figo, senza aver speso un euro. Cioè, realmente, se non lo fate, non ci credete che
si possono raggiungere ottimi risultati soltanto riutilizzando e guardandosi intorno delle cose che abbiamo buttate, se siete come me accumulatori seriali. Ma se non siete accattoni seriali come me, iniziate a farlo. Qualcosa, se vi si accende una lampadina quando vedete qualcosa che non funziona più, ma dovete vedere oltre la forma, oltre per quello che ve la vendono. Usate la fantasia. Quindi, fatta questa premessa, cosa mi riporto da questa esperienza, da questo video? Forse questo video è servito più a me che a voi servirà, non lo so, spero di passarvi qualche concetto, però sicuramente a me mi è servito di più. Basta pochissimo per mandarci fuori strada, un minimo di stress, un attimo di... Il problema non è il trauma o l'evento stressante in sé, il problema è come noi reagiamo, quindi reagire con dopamina facile sui social scrollando non è la risposta giusta. Non andate alla ricerca della prossima dose di dopamina compulsivamente, non lo fate. Piuttosto, orso dunque gente, unitevi a me in questa crociata contro il consumismo sfrenato e la decelerazione e la decelebrazione sociale. Me l'ho detta bene, eh? Fottiamo tutti quanti insieme il sistema senza scrollare. E noi ci vediamo a un prossimo video, se i poteri forti non mi fanno fuori. Oppure non mi mettono sul libro paga. In quel caso iniziate a scrollare semplicemente. Ciao! No, raga, non scrollate. Leggete un libro piuttosto. Ciao.